Salve a tutti, sono Paolo e faccio il pittore. In questo video vorrei farvi vedere come andare a realizzare il colore ad olio e qual è la differenza sostanziale tra il pigmento, tra il colore ad olio fatto in casa e quello comprato nei tubetti. Ci tengo però a precisare che ciò che sto per dirvi, per farvi vedere, sono i frutti degli insegnamenti ricevuti in accademia e dalla lettura del libro dell'arte di Cennino Cennini. Però, prima di incominciare con il tutorial, occorre, secondo me, fare un rapido riassunto della storia del colore ad olio. Naturalmente, se non siete interessati, potete saltare direttamente al minuto che vedete qui sopra lo schermo, da qualche parte. Bene, il Vasari racconta nelle vite che l'inventore del colore ad olio sia stato Van Eyck, ma in realtà questa è una leggenda, perché già negli scritti di Plinio il Vecchio, ma nel 300, nel Medioevo, si possono già ritrovare delle informazioni dell'utilizzo dell'olio nella pittura. Difatti veniva utilizzato con la tempera. Però l'olio è stato considerato come una delle più grandi rivoluzioni nella pittura, proprio perché ha restituito un nuovo modo di approcciarsi alla pittura, che è molto ben diverso dalla tempera o dall'affresco. L'olio restituisce più plasticità, permette di fare delle velature, delle trasparenze che in pochissime altre tecniche riescono a fare. Difatti nel passato i pittori utilizzavano i colori fatti a mano e questo lo possiamo capire da come le opere ci sono arrivate. A differenza invece di molte opere del Novecento che hanno subito deterioramenti dovuto all'uso del colore nei tubetti, che è stata una grande rivoluzione, però questi tubetti, che la maggior parte in realtà sono così, contengono sostanze chimiche e conservanti per far durare il colore nel tempo, che però in realtà va soltanto a danneggiare la nostra opera. Naturalmente se sei un pittore alle prime armi e vuoi soltanto imparare a dipingere, i tubetti vanno benissimo, però se ne hai la disponibilità, le capacità e uno spazio adatto, ti consiglio vivamente di provare a farlo e magari di lasciarmi un commento e farmi sapere che cosa ne pensate. E naturalmente se possiate ritenere che ciò che sto per dirvi possa essere utile, di lasciare un mi piace. Ultimissima cosa, utilizzate guanti e mascherine perché stiamo lavorando con spolveri sottili e specialmente poi in fase di pulizia andremo ad utilizzare dei solventi. Meglio solventi agli agrumi, ma anche acquarage inodore. Meno, però va anche bene. E naturalmente utilizzate un ambiente arieggiato. Adesso basta con le chiacchiere, passiamo al tutorial. I materiali che servono sono acquaragia, il pigmento, il pestello, guanti, olio di lino e medio di impasto, spatole in acciaio inox e un vasetto vuoto e alcol per disinfettare tutto. E naturalmente la superficie dove andremo a pestare i nostri pigmenti. Dopo aver indossato i guanti e la mascherina, bisogna disinfettare la superficie che utilizzeremo per pestare il pigmento e anche il nostro pestello. Cominciamo a versare il nostro pigmento sulla superficie e formiamo un buco al centro del pigmento dove andremo a versare poi l'olio, poco alla volta, pian piano. Con la spatola, rigorosamente inossidabile acciaio inox, andiamo ad impastare e aggiungere all'occorrenza un po' di olio dove è necessario. Questo processo è fondamentale perché serve a impastare il colore e a capire la quantità di olio necessaria per il nostro colore. Ogni colore ha la sua proprietà, infatti le terre sono molto più difficili da realizzare perché richiedono molto più olio e più fatica. Dopo aver ottenuto un impasto dove non c'è più la polvere, raccogliamo tutto quanto al centro e possiamo incominciare a pestare il nostro pigmento. Puliamo sempre i nostri materiali. Il mio consiglio è quello di utilizzare il pestello cercando di tracciare
il simbolo dell'infinito sulla nostra superficie, e quando il colore poi inizia a fuoriuscire da sotto al pestello, lo prendiamo e lo rimettiamo sulla superficie e continuiamo questo procedimento per diverso tempo. Questo è un procedimento lungo che richiede molto sforzo fisico e anche un dolore appunto nel rimanere in piedi per diverso tempo. Io per fare questo poco colore ci ho messo più di un'ora. Capiamo che abbiamo ottenuto un buon risultato quando il colore non si stacca dalla spatola e sembra appunto una panna, una crema. Un modo per capire se funziona e se va bene è quando non sentiamo più lo scricchiolio praticamente del pigmento che va a pestarsi. Lo possiamo sentire tramite il pestello o semplicemente con la spatola, facendo una leggera pressione. Se pensate di consumare il colore in pochissimo tempo, massimo un mese, avete già finito il vostro lavoro. Mentre se come me invece avete realizzato una grande quantità di colore, vi consiglio di aggiungere un medio di impasto che serve appunto a legare maggiormente il pigmento con l'olio e a rendere una maggiore plasticità. Una volta raggiunta la consistenza desiderata, possiamo incominciare a mettere il colore nel vasetto. Come potete vedere nel video, sbatto il vasetto sul palmo della mia mano affinché il colore si vada a depositare sul fondo e tutte le bolle d'aria fuoriescano poi dal colore. Dopo aver quindi ripulito tutti i materiali e le spatole e aver recuperato tutto il colore possibile, conviene mettere sul colore ad olio, un po' di olio di lino che andrà a creare uno strato che non permetterà all'aria di farlo seccare praticamente. Verificate appunto che non ci siano bolle d'aria, quindi spaccatevi il palmo come ho fatto io e il gioco è fatto. E dopo aver pulito la bocca del vasetto possiamo procedere e chiudere il nostro vasetto. Pulite sempre i vostri materiali, specialmente la superficie e il pestello, perché un domani poi, quando vi toccherà fare un altro colore, questo potrà darvi fastidio. Una volta poi terminata la pulizia dei materiali, disinfettate il tutto con alcol e il gioco è fatto. Il video finisce qui. Spero di essere stato chiaro e fatemi sapere nei commenti se proverete a fare anche voi il colore ad olio o se l'avete già fatto, qual è il vostro procedimento. Se ritenete che possa essere stato utile ciò che vi ho detto, di lasciare un mi piace e niente, al prossimo video.